E allora sarà Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia dopo la vittoria ai rigori della Lazio sul campo dell'Atalanta nella semifinale di ritorno. Trascinata la squadra di Sarri dal portiere classe 2005 Edoardo Motta, miracoloso su Scamacca al 95esimo con una grande parata e poi 4 rigori parati su 5 che diventano addirittura 5 su 6 i rigori parati da quando Motta è arrivato alla Lazio, se consideriamo anche quello parato ad Orsolini contro il Bologna. Veramente pazzesco. Paradossalmente per me è una brutta notizia per l'Inter, perché ne stavamo parlando anche ieri sera in diretta, tra le due avrei sinceramente preferito incontrare l'Atalanta, nonostante l'Atalanta sia più forte sulla carta come squadra. La Lazio ha vissuto una stagione tormentata col mercato bloccato, la contestazione dei tifosi che non sono andati allo stadio, la rivoluzione del mercato di gennaio, ma Sarri in tutto questo sta facendo secondo me un lavoro enorme, un lavoro che ha permesso di creare una squadra solidissima, soprattutto a livello difensivo, con questa linea 4, blocco medio-basso che non marca uomo ma ha riferimento sul pallone, uno stile un po' inusuale, ecco, per il calcio di oggi in Italia, che però ha reso una squadra come la Lazio molto forte, soprattutto in fase difensiva, un po' spuntata davanti dove fa fatica, ecco, a segnare. Però giocherà all'Olimpico e anche se poi i biglietti saranno distribuiti equamente, comunque saranno in casa loro e avranno una spinta importante per centrare un traguardo anche abbastanza clamoroso, che era quasi impensabile viste anche le premesse di questa stagione. E intanto la Lazio si è presa anche la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana, che sarà con il formato a 2 squadre che, anziché quello a 4, quindi con la vincente del campionato che dovrebbe essere l'Inter e dunque a questo punto la finalista della Coppa Italia. Poi con la Coppa Italia la Lazio può anche andare in Europa League, quindi appuntamento adesso intanto al weekend del 9-10 maggio per la sfida in campionato tra Lazio e Inter e poi pochissimi giorni dopo si riaffronteranno nella finale di Coppa Italia, che tra l'altro precede anche il derby di Roma per la Lazio, per cui una settimana niente male per loro. Noi della Coppa Italia dell'Inter abbiamo già parlato molto, ieri abbiamo fatto un lungo approfondimento, secondo me molto interessante su Intercomo, che vi invito a recuperare. In questo contenuto di oggi invece vi voglio sottoporre una questione di mercato molto importante che emerge secondo me da Intercomo 3-2 e che si collega anche a delle novità di queste ultime ore. Quindi ben ritrovati innanzitutto amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di oggi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, ma lo so che vi state iscrivendo, siamo sempre di più, stiamo crescendo ad un ritmo pauroso come il nostro club di Passione Inter, QR code qua su in alto da inquadrare per entrare nella nostra grande community con interisti da tutto il mondo e con cui ci stiamo confrontando anche in queste ore. Abbiamo approfondito tra l'altro un tema che ho trattato in parte nel contenuto di ieri, perché come dicevo e come stavamo dicendo anche nel club, Inter-Como, secondo me questa semifinale di ritorno di Coppa Italia rischia di diventare, non dico la partita che getta le basi per la nuova Inter, forse sì in realtà, potrebbe essere un po' la partita che getta le basi per la nuova Inter 26-27 o comunque una partita simbolo di un percorso da riprendere, da approfondire e possibilmente anche da migliorare in vista della prossima stagione. E a che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che in questi giorni si continua a discutere molto tra tifosi e non solo di un possibile cambio modulo dell'Inter, tra chi vorrebbe e sogna una difesa a 4, chi propone un 3-4-1-2, chi invece parla di un 3-4-2-1 e chi invece alla fine dice ma perché cambiare una squadra che comunque sta vincendo e lo sta facendo con dei numeri record. Anch'io più volte ho risposto a chi mi diceva ma questa Inter è prevedibile, siamo prevedibili, non c'è quello che salta all'uomo, siamo prevedibili, dicevo alla faccia, cioè 108 gol in stagione se non ho fatto male i conti, oltre 100 gol per la settima stagione di fila, quest'anno l'Inter sta viaggiando anche ad una media gol per partita la più alta delle ultime stagioni, alla faccia, se è prevedibile questo è abbastanza clamoroso, sono aumentati tra l'altro i gol da fuori area, un'Inter sempre pericolosissima sui calci piazzati, gli attaccanti viaggiano tutti verso la doppia cifra, Di Marco ha dei numeri clamorosi eppure i centrocampisti vanno verso la doppia cifra. Dalla panchina, come dicevo anche ieri, sono arrivati 16 gol e 16 assist da quando c'è Chivu, dai giocatori subentrati a gara in corso. Ecco, diciamo che le squadre prevedibili secondo me sono altre o comunque non è la definizione che darei dell'Inter, quella di prevedibile, ecco. C'è da dire però che ovviamente serve sempre un'evoluzione, un percorso di miglioramento, una crescita per poter fare ancora di più. Si può e si deve anche fare un passo in avanti, anche perché
L'Inter sicuramente è una cosa che ha già fatto un passo in avanti dentro questa stagione. Mi è piaciuto molto uno spunto, del nostro Christian nel club di Passione Inter, che saluto, che ricordava, qualche mese fa, ci facevamo un po' il segno della croce sui calci piazzati, perché la difesa a zona, dava parecchi brividi. Ora non se ne parla più di questo tema, di gol subiti sui piazzati non ce ne ricordiamo più o quasi. L'anno prossimo, l'Inter, che verosimilmente, ripartirà da campione d'Italia e dovrà difendere il titolo, gli avversari intanto ti conoscono di più, e un esempio di questo secondo me lo stiamo vedendo con il Como. Como che dalla prima partita che abbiamo fatto con loro, quel 4-0 a San Siro, per me una delle partite più importanti o più belle, ecco, come dimostrazione di forza dell'Inter di questa stagione. Da quella partita in poi ci siamo affrontati altre 3 volte e ogni volta ha implementato e aggiunto delle cose che ci hanno messo in difficoltà, ci hanno creato delle difficoltà. Anche a livello poi di motivazione, tutti quanti metteranno qualcosa in più contro la squadra campione d'Italia. In più, chiaramente mi auguro e penso che l'Inter vorrà fare anche una figura ancora migliore pure in Europa, e quindi servono anche delle caratteristiche da aggiungere. Allora, contro il Como abbiamo visto, secondo me, dei segnali per il futuro che coincidono molto anche con le notizie di queste ore. A partire dalla prima notizia, dal primo spunto, ne ha parlato anche il nostro Simone Frizza su passioneinter.com, tra l'altro il nostro sito, e riguarda Hakan Çalhanoğlu, la conferma di Hakan Çalhanoğlu. Quindi è una permanenza di almeno un altro anno, che è una cosa ormai praticamente fatta e possiamo darla per assodata. La Gazzetta dello Sport addirittura si sbilancia parecchio, parlando addirittura di possibile trattativa per un rinnovo del contratto, quindi non solo un altro anno, ma forse addirittura di più. Io personalmente sul rinnovo ci vado cauto, e ve lo dico già da qualche settimana. È fuori da ogni dubbio però che Çalhanoğlu sia diventato un giocatore imprescindibile, o comunque determinante per Christian Chivu, che, come vi dimostravo un paio di settimane fa con dei dati che avevo raccolto, ha tolto qualcosina dal punto di vista difensivo a Çalhanoğlu, dei compiti difensivi, liberandolo però di più in zona offensiva, dove 12 gol, di cui 6 da fuori area, 7 assist, dicono qualcosina in questo senso. In una stagione in cui tra l'altro ha avuto più infortuni del solito e chiuderà la stagione con il minor numero di presenze di sempre da quando è all'Inter. Quindi qualcuno ha pensato anche ad una parabola discendente dal punto di vista fisico del calciatore, che però a 32 anni tornerà dal mondiale e si aggregherà ad un Inter che per la maggior parte del gruppo lavorerà per un'estate quasi normale, quindi è molto diversa dalla scorsa estate col mondiale per club. Per cui, primo indizio, la conferma di Çalhanoğlu, uomo di Chivu su cui sta costruendo delle novità. Tra l'altro bravo Çalhanoğlu, che sta evolvendo ancora una volta nel suo percorso all'interno dell'Inter. Secondo indizio, l'impatto di Andy Diouf, oltre alla scelta di portare Luis Enrique a sinistra a gara in corso contro il Como. Si potevano buttar dentro Pio Esposito, Frattesi, Mkhitaryan, Darmian, e invece Christian Chivu con il suo staff fa una scelta ragionata, e in primis anche qui, a proposito dei passi avanti fatti dall'Inter dentro questa stagione, a me è rimasta impressa, e ne abbiamo parlato spesso, la partita contro l'Udinese, in cui io criticai la scelta di buttar dentro per rimontare e ribaltarla tutte le punte, un po' alla rinfusa, non dico a caso, ma generando comunque della confusione alla fine, e l'Inter non riuscì a ribaltarla. Secondo me da quella cosa lì, da quella partita lì, Chivu ha imparato, e quindi col blocco basso questa volta si opta per un giocatore che ti può dare quella sensazione di poter puntare e generare l'ansia. Ecco, un giocatore che punta e genera ansia alla difesa che si chiude dietro, crea del pericolo, genera del pericolo, e quindi parlo di caratteristiche e funzioni, non di modulo. Intendo questo quando parlo di caratteristiche e funzioni. L'idea di aggiungere un calciatore con caratteristiche offensive, un esterno con caratteristiche offensive che possa portarti quell'uno contro uno di personalità, è un'idea nei piani dell'Inter, che non significa per forza voler cambiare modulo, significa voler raggiungere queste caratteristiche qua. E si riparla di Diaby, io dico sempre di fare attenzione a Ndoye, Palestra la vedo invece un po' più difficile. Terzo indizio su Josep Martinez, il portiere, che molto discusso in queste ore. Ribadisco che purtroppo, ecco, questa
piccola sbavatura di Christian Chivu, secondo me, le parole su Martinez non gioca, lui sa il motivo perché non ha giocato, diciamo che sono state delle dichiarazioni che hanno lasciato purtroppo lo spazio all'immaginazione dei tifosi, dei media e non soltanto, e questo sta creando varie ricostruzioni. Ieri in diretta è stato scritto un po' di tutto. Oggi la Gazzetta dello Sport dice che dietro le parole di Chivu c'è il fatto che Martinez non è sempre stato al top e quindi non ha approfittato per prendere il posto di Sommer quando poteva farlo. E oggi lo scrive la Gazzetta, ve l'avevo già detto ieri, era la stessa cosa che vi avevo detto subito ieri anch'io in video e non solo. Il Corriere dello Sport invece parla di generiche voci di corridoio secondo cui Martinez avrebbe fatto dei ritardi agli allenamenti, quindi una cosa un pochino più disciplinare. Ecco, al di là di questo, Martinez giocherà la finale di Coppa Italia e facendo un gran finale di stagione, come sta facendo intravedere adesso, potrebbe anche portare a cambiare un po' il suo destino all'Inter e la sua carriera dunque. Detto che da quello che so, l'Inter sta lavorando sempre forte comunque su Vicario, deve incontrarsi anche con Sommer per decidere il futuro, quindi ci sono degli scenari aperti adesso sul tema portiere. Vicario più Josep Martinez con un terzo portiere come Di Gennaro magari confermato per le liste, detto che poi l'Inter potrebbe prendere altri giocatori per le liste, quindi non è detto che rimanga Di Gennaro, però Vicario, Josep Martinez e un terzo portiere sarebbe uno scenario un po' particolare secondo me, simile per certi versi alla gestione che sta avendo la Juventus negli ultimi anni con Perin come secondo portiere molto ingombrante, ecco, alle spalle di un Di Gregorio, tra l'altro per me Perin più forte anche di Gregorio in particolare. Accanto a questo, occhio poi a De Vrij che discuterà il possibile rinnovo del contratto, gli altri invece vanno verso l'addio a parametro zero, Mkhitaryan, Darmian e Acerbi. Ovviamente poi, parlando del mercato, restano due nodi principali, uno in positivo, cioè la volontà di aggiungere fisico e potenza soprattutto in mezzo al campo. Dicevo, se c'è l'obiettivo anche di crescere in Europa, ecco, è anche da qui che passa l'idea dell'Inter, di aggiungere potenza in mezzo al campo, che è un fattore determinante soprattutto in campo europeo. E quindi la potenza per quello, l'uno contro uno per il blocco basso, avere più armi a disposizione per far male e per far bene, nell'ottica dell'Inter, male nell'ottica dell'avversario, in più campi e contro scenari differenti. Alexander Stankovic quasi certamente sarà il primo rinforzo lì in mezzo, ma non l'unico. Tra l'altro anche ieri gol da fuori area per Stankovic con il Bruges. E poi secondariamente, secondariamente ma non troppo, c'è sempre la questione Alessandro Bastoni con il Barcellona che ovviamente cambierebbe tante cose, mentre su Thuram, occhio, che a breve ci si siede per parlare di rinnovo con Marcus Thuram, quindi attenzione anche al francese su cui si era parlato di Arabia Saudita e non soltanto, ma anche lui con questa volata finale si sta riprendendo l'Inter evidentemente. Fatemi sapere un po' che ne pensate anche voi di questo scenario e di questa nuova Inter, delle caratteristiche da mettere quindi per la prossima estate e la prossima stagione. Datemi anche un po' un vostro giudizio sul lavoro di crescita che sta facendo Chivu all'interno di questa stagione sui singoli e non soltanto. Vi aspetto nei commenti, vi aspetto nel club con il QR code qui in alto e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.